Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di un altro incisore laser e nei prossimi giorni ve ne vedrete recensire tantissimi. Questo è particolare, infatti oggi voglio fare una recensione, o meglio, per questo voglio fare una recensione in due episodi. Oggi voglio farvi vedere i tagli, poi vi farò vedere anche eventualmente le incisioni di fotografie, scritte, loghi, eccetera. Perché questo incisore laser ha una particolarità, è della Enjoy Wood e me l'ha inviato il sito Banggood. Però se lo osservate bene, effettivamente è un Atom Stack, ha tutto in comune con l'Atom Stack, manca solamente in dotazione il display, ma si può utilizzare il display dell'Atom Stack oppure qualche altro eventualmente da acquistare dopo. Guardate, è esattamente identico per quanto riguarda la disposizione dei tasti, la forma del controller, il telaio, tranne questa parte frontale che comunque va aggiunta dopo. Altrimenti si potrebbero utilizzare pure i piedini dell'Atom Stack. Questo è un sintomo di buona qualità, perché Atom Stack fa degli ottimi incisori laser, di conseguenza, ho già fatto un paio di prove, anche questo ha delle ottime prestazioni. Il modulo laser da 10 watt è identico, cambia solo il colore. Per il resto ragazzi stiamo vedendo fra le mani un incisore laser rimarchiato, quindi ipotizzo che abbia fornito ad Enjoy Wood i propri componenti. Fatto sta che questo prodotto costa poco, si trova, dipende dal periodo, con cifre che possono oscillare tra 350 e 450 euro, quindi meno dell'Atom Stack. E le prestazioni sono, ripeto, eccezionali. Adesso vi faccio vedere immediatamente due caratteristiche rapidissime, ma voglio farvi vedere come taglia, perché taglia davvero benissimo e non utilizzeremo l'air assist. Quindi iniziamo. E allora, per dovere di cronaca faccio un paio di riprese per farvi vedere comunque le caratteristiche. Quindi abbiamo questo modulo con questa protezione davanti, quindi protegge i nostri occhi dai raggi dannosi del laser. Per il resto, nella parte superiore, come nell'Atom Stack, abbiamo questo plexiglass che protegge. Questo sistema per alzare ed abbassare il modulo laser, quindi basta allentare e stringere questa rotellina. Poi abbiamo ovviamente i sensori di fine corsa, quindi limit switch. Da questa parte il tasto di emergenza e poi abbiamo anche ovviamente i vari ingressi sia della SD, le varie connessioni per alimentarlo, collegarlo al computer, il tasto di accensione e spegnimento e poi il tasto di reset, ma qua abbiamo l'ingresso, come vi dicevo, HDMI per il display. E faremo la prova con un altro display, addirittura di un'altra marca, sempre compatibile con Atom Stack. E quindi questo mi fa capire che molti produttori di incisori laser effettivamente si stiano appoggiando all'azienda leader Atom Stack per poter costruire i propri incisori, ottenendo quindi degli ottimi risultati. Allora, anche il telaio, come vedete, è lo stesso, identico, con le varie incisioni, con i riferimenti con questi centimetri, che in realtà diciamo si utilizzano pochissimo se non per misurare rapidamente il pezzo poggiandolo su di esso, e i movimenti sono su queste ruote eccentriche regolabili. Ovviamente il tutto azionato da un motore, sia per quanto riguarda l'asse X che per l'asse Y, e ci sono delle cinghie che vanno montate, insomma poi non vi faccio vedere il montaggio perché ve l'ho fatto vedere su tanti altri incisori e la procedura è praticamente sempre la stessa. Dando la parte interna, quindi la parte opposta al controller, troviamo questo antennino che ci permette di utilizzare questo incisore laser anche tramite wifi utilizzando l'applicazione oppure tramite il computer, ma questa è una prova che vedremo comunque nel prossimo video. Quindi metto il computer, apro Lightbarn e facciamo subito delle prove di taglio. E allora colleghiamo quindi l'alimentazione elettrica, dopodiché colleghiamo anche il cavo USB del computer e lo accendiamo. Ovviamente utilizzerò un computer portatile, ma in tanti di voi, davvero tantissimi, commentate e mi mandate messaggi in privato chiedendomi come fare per utilizzare questi dispositivi senza il computer. Qua abbiamo la possibilità, come su tanti altri incisori laser, di inserire la scheda, però ho già realizzato un video, non so se lo pubblicherò prima o comunque fra qualche giorno, di un piccolo computer adatto per questo tipo di utilizzo, quindi da poter trasportare facilmente da casa al laboratorio eccetera. Ma adesso utilizziamo invece il nostro computer portatile, quindi un classico computer un notebook. Ok, una volta collegato va direttamente alla home, non lo fa quando si accende, ma lo fa solo ed esclusivamente quando l'avrete connesso al vostro computer, e poi dipende pure da che programma utilizzate. Io sto utilizzando Lightbarn e probabilmente realizzerò un video, perché anche questo me lo chiedete in tanti, su come utilizzare il computer con Lightbarn per le nostre incisioni. Quindi la prima prova che voglio fare sarà quella di tagliare un cartoncino incidendo i nomi dei miei figli, per un progettino semplicissimo da utilizzare nella stanzetta. Allora, per poter mettere a fuoco, dato che è un incisore laser con un modulo a fuoco fisso, dobbiamo utilizzare questo spessore in plexiglass trasparente. Quindi si svita questa vitina, si abbassa, appena abbiamo toccato il nostro pezzo in plexiglass possiamo rimuoverlo. Però quando si incidono dei pezzi che abbiano una consistenza diciamo non rigida,
quindi potrebbe essere per esempio del foam oppure un cartoncino come in questo caso. Non premete, perché altrimenti provochereste un abbassamento della stessa superficie e poi una volta rimosso la superficie si solleverebbe e non sarebbe più a fuoco. E per questa incisione utilizzerò una velocità di 1000 mm al minuto, un solo passaggio, 90% di potenza, quindi mandiamo su home. Questo invece è il legno che taglieremo fra poco, già fatto altri test. Allora, devo accendere l'aspiratore, anche per l'aspiratore eventualmente vi lascerò dei link, tutto ciò che può esservi utile. Come vedete sulla base del modulo c'è questo simbolo che sta ad indicare il punto in cui l'incisore laser va a incidere, appunto, quindi per regolarci in questo caso sappiamo che rientra perfettamente nel punto di incisione. Vi faccio vedere che tutto quello che vedrete adesso è in tempo reale, quindi diamo play, ma premiamo pure il cronometro per vedere appunto quanto tempo impiega a fare una scritta relativamente grande. Già con un solo passaggio comunque sta tagliando, si vede che il laser attraversa il cartoncino e comunque non è un cartoncino sottilissimo, sono più strati, c'è anche l'ondulina, ma lasciamolo lavorare e poi vediamo il lavoro completo. Ho posizionato male il tutto, va bene, saranno felici i miei figli. Guardate, la pulizia di taglio è così elevata che praticamente non si nota a colpo d'occhio nemmeno lo spessore della linea del taglio. È davvero molto netta, pulitissima, senza bruciature. Facciamo una zoomata, guardate che bello, davvero un ottimo risultato. Finora tutte le prove che ho fatto con questo incisore mi sono piaciute tantissimo, quindi togliamo di nuovo lo zoom e continuiamo a guardare aspettando che il lavoro sia completo. Praticamente è già passato un minuto, penso che in un minuto e mezzo forse completerà tutto il lavoro. Ok, al termine del lavoro va in home automaticamente, nel frattempo ho impiegato 1 minuto e 25 circa e guardiamo quello che siamo riusciti a ottenere, quindi un taglio perfetto. Ok, ci sono dei pezzi piccoli che si incastrano, però il taglio è stato fatto, quindi come vedete, ok. Il nome Alice ritagliato perfettamente e la stessa cosa per il nome Andrea, praticamente il taglio è così pulito che nemmeno si vede. Va bene, forse in alcuni punti non ha tagliato al 100%, ma è una questione di impostazioni, quindi anziché l'impostazione di velocità a 1000, se l'avessi messa per esempio anche a 950 sarebbe stato perfetto e quindi si sarebbe staccato tutto in un attimo, ma anche così, ripeto, va più che bene. Ok, Alice ed Andrea, queste sono pronte e mi piace tantissimo come sono venuti. Risultato, ragazzi, eccezionale, senza un minimo segno di bruciatura nemmeno sulle parti laterali, quindi davvero un bel risultato. Adesso passiamo a qualche altro tipo di lavoro. Proviamo a tagliare un pezzo di pelle. Dovrei avere da questa parte uno scarto di pelle, già il pezzo è messo sul piano di lavoro con dei magneti per evitare che si sollevi, però è la pelle che si utilizza per rivestire i divani e non solo. Quindi vediamo per questo logo, è il logo della Sicilia, per dei lavori artigianali, in questo caso pure 1000 mm al minuto di velocità e vediamo quanto tempo impiega per eseguire questo lavoro. Ok, si tratta di un taglio sulla pelle e anche di un'incisione, quindi avremo sia la scritta, una piccola iniziale, che il ritaglio con la forma della Sicilia. Ha praticamente già quasi finito, siamo a 15 secondi. Ha iniziato l'incisione dell'iniziale e sia un riempimento dell'iniziale che poi il contorno dello stesso, solo che in realtà quando fate questo tipo di lavori dovete fare il contrario, prima fare l'incisione e poi il taglio, perché altrimenti se il pezzo dovesse spostarsi dopo il taglio di conseguenza l'incisione verrebbe male. Io in questo caso durante la realizzazione di tutti questi progettini ho spostato un po' tutto e quindi è venuto, diciamo, cronologicamente sbagliato, ma comunque il risultato si capirà ugualmente. Quindi ha già finito di fare il riempimento dell'iniziale, quasi, e adesso inizierà a fare il contorno. Infatti, come vedete, sta definendo il contorno di questo riempimento. Ha messo 58 secondi, guardate come lo ha ritagliato in un attimo, senza lasciare alcun tipo di segno né di bruciatura né di altro. Quindi il simbolo della Sicilia con la M al centro, tagliato senza bruciature né da una né dall'altra parte, diciamo effettivamente molto velocemente. In realtà si poteva fare pure più velocemente, però il rischio che potesse riuscire male, dato che si tratta di una recensione, allora ho preferito mantenermi con dei margini in modo da non dare la possibilità di sbagliare
e farvi vedere che effettivamente riesce, e riesce bene con un'ottima definizione. Guardate questa definizione così elevata dell'iniziale, anche il taglio nettissimo. Ora vi dirò pure le caratteristiche tecniche del modulo laser, quindi il punto di incisione eccetera. Ma guardiamo pure come riesce a tagliare il legno, poi vi faccio vedere pure come riesce sul metallo. Quindi questa è una perlina, già ho fatto diverse prove di taglio, diverse forme. Adesso faremo semplicemente un cerchietto da questa parte. Potrebbe non riuscire in alcuni punti, per esempio questa è una prova fatta con un altro incisore perché c'è questo nodo, quindi come vedete aveva tagliato tutto, però qua poi non è riuscito. Quando fate le prove assicuratevi che il pezzo che state tagliando non abbia tutti questi nodi eccetera. Quindi facciamo una prova qua in basso. Allora, per questa prova voglio spostare leggermente l'inquadratura in questo modo, così riuscirete a vedere esattamente mentre il pezzo si stacca, almeno spero di riuscire a farvelo vedere. Utilizziamo anche in questo caso il cronometro, quindi facciamo il frame. Ok, dovremmo rientrarci perfettamente. In questo caso sto utilizzando 250 mm al minuto, 95% di potenza con 3 passaggi, senza air assist, quindi vediamo quanto tempo impiega per fare questo taglio di questo pezzettino, semplicemente 12 mm di diametro, ma dobbiamo vedere intanto se riesce a prescindere dalle dimensioni. Quindi avviamo il tutto, primo passaggio, sta quasi completando. Ok, già si vede il fumo nella parte bassa e si vede anche la luce del laser, quindi già ha tagliato. Vediamo quando il pezzo si stacca. In teoria con 3 passaggi si dovrebbe staccare automaticamente, dovrebbe cadere giù, ma non sempre riesce. Ok, intanto qua lo interrompiamo. Comunque sì, si è staccato, si vede perfettamente che il pezzo si è staccato. Scusatemi, c'era lo zoom, non me ne sono reso conto, quindi togliamo questo zoom che dà solo fastidio. Comunque questo è il pezzo appena tagliato. Tra l'altro non so perché, sì, c'era una prova di un altro taglio, quindi ha combaciato. Questo è il pezzo comunque che abbiamo staccato ora da questa parte. Per correttezza ragazzi voglio farvelo vedere di nuovo, perché questi tagli, tutte queste cose, se non sono visibili si può sospettare che ci siano delle magagne quindi ve lo faccio rivedere. Facciamo di nuovo la stessa prova per correttezza, così vedete anche lateralmente, questa volta senza zoom, quindi azzera, avvia. Allora da qua dovremmo riuscire a vedere tutto per bene. Quindi primo passaggio, si vede il laser, il fumo che attraversa nel pezzo. In 3 passaggi anche in questo caso dovrebbe staccarsi, a meno che non ci sia qualche nodo. Insomma, ormai diciamo che tutte le parti che potevo tagliare di questo pezzo le ho tagliate, quindi sì, ho beccato il nodo come vi dicevo, però il pezzo è stato tagliato nel punto in cui non c'è il nodo. Allora rifacciamolo. Poi diventa stressante fare queste prove, soprattutto quando ci si riduce con una tavola così malandata, ormai super sfruttata. Comunque anche in questo caso si vede che il laser ha oltrepassato il pezzo. Comunque 3 prove su 3 è riuscito, tranne la seconda perché c'è questo nodo. Speriamo di non beccarne altri, dai. Ormai abbiamo ridotto all'osso questo pezzo. Ok, 3 passaggi, questa volta si è staccato, è caduto giù. Quindi come vedete abbiamo il nostro pezzo che, tra l'altro ragazzi guardate, su tutte e 3 le prove non ci sono segni di bruciatura, e ho utilizzato 250 mm con il 90% di potenza, quindi effettivamente non ci sono andato diciamo a risparmio per quanto riguarda la potenza, la possibilità di poter creare bruciature. Il pezzo si è staccato perfettamente, anche in questo caso abbiamo beccato un'altra prova di taglio, quindi su questo quadratino, e quindi c'è questo pezzo che si è separato. Però per quanto riguarda il taglio, 3 prove su 3 andate bene, senza alcun problema. Questo, ripeto, l'unico punto in cui non si è staccato è dove c'è questo nodo, perché non tutti i punti possono essere tagliati con gli incisori laser. Se trovate pezzi di colla o altre componenti, come in questo caso nodi eccetera, ragazzi potete fare tutte le prove che volete, non ci riuscirete mai. Ma a proposito di prove e di riuscire, proviamo a incidere sul metallo. Allora facciamo la prova quindi sulla lama di questa sega, vediamo se riesce ad incidere anche sull'acciaio. Quindi con 1000 mm al minuto, 65% di potenza, proviamo a vedere quanto tempo impiega per incidere il mio logo. Però ragazzi qua non parlerò e farò una ripresa, ovviamente una riproduzione accelerata,
perché per questo ci vuole un pochettino più di tempo, quindi facciamo avvia. Ok, già sta procedendo. No, ci vogliono 1 minuto e 21, scusatemi, allora possiamo parlare. Allora, riesce ad incidere anche sui metalli, ovviamente dipende dal tipo di metallo, deve essere acciaio, meglio se è acciaio inox, oppure comunque metalli che abbiano una finitura che può essere rimossa dall'incisore laser. Se mettete un pezzo di ferro, quindi che so, per esempio uno scatolato di ferro nero, eccetera, non riuscirà ad inciderlo. Possibilmente sul metallo zincato riesce perché rimuove la zincatura. Invece sull'acciaio è una vera e propria incisione, non si rimuove più nemmeno strofinando, lavandolo, in nessun modo riuscirete a rimuovere questa incisione, perché riesce effettivamente a creare una vera e propria incisione come farebbe su qualunque altro tipo di superficie, e riesce anche ad incidere su ardesia, sull'acrilico, anche tagliarlo, l'acrilico nero, eccetera. Ma nel prossimo video faremo qualche altra prova. Ora sto facendo solamente queste di taglio e questa prova di incisione sul metallo, perché comunque sono delle prove interessanti che possono riuscire a farvi decidere se acquistare o meno questo incisore, perché effettivamente le prestazioni, ragazzi, sono molto molto elevate. Tutto quello che finora ho voluto fare è riuscito a farlo senza problemi in un batter d'occhio, quindi l'unica difficoltà, se così vogliamo chiamarla, è stata sul taglio di questo pezzo di abete che ormai è pieno di nodi. Ma per quanto riguarda l'incisione sul metallo è comunque velocissimo, 1 minuto e mezzo. Quindi guardate, questo è il mio logo, che fra tutti i graffi presenti su questa sega comunque si riesce a vedere. Ho scelto il punto peggiore per fare questa incisione. Adesso invece faremo un'altra prova, però con un'incisione del riempimento anziché solamente con i contorni, su questa parte che è un pochettino più pulita rispetto a quella di poco fa. Però per questo metterò un time lapse, perché effettivamente dura 5 minuti e mezzo e quindi staremmo davvero ad annoiarci a vedere tutto il lavoro. Quindi avvio il tutto con il cronometro e vediamo come va. E allora spengo l'aspiratore e spengo anche l'incisore laser momentaneamente. Utilizziamo il fungo d'emergenza, così vi faccio vedere pure che funziona. Abbiamo impiegato 5 minuti e 48, quindi come previsto 5 minuti e mezzo. E questa è l'incisione, ragazzi. Anche in questo caso, come vedete, qua si distingue molto meglio, perché non abbiamo tutti i graffi che erano presenti dalla parte opposta, e quindi il mio logo inciso benissimo. Così riesco, grazie al riflesso, a farvi vedere un po' meglio la qualità dell'incisione. Il mio cane è disperato, è fuori, vorrebbe entrare, quindi scusate questi abbai. Però guardate, l'incisione va benissimo, quindi sia sul legno, sul metallo, sulla pelle, insomma, riusciamo ad ottenere dei buoni risultati un po' su tutti i materiali, almeno quelli che ho provato fino ad ora, cartoncino, pelle, eccetera. Nel prossimo video vedremo anche qualche altra caratteristica. Collego un display di un altro incisore laser che però, come vi dicevo, utilizza gli stessi componenti della Atom Stack, quindi dovrebbe andare bene anche con questo. Vediamo se si accende. Devo girare il fungo di emergenza. Ok. E anche in questo caso si accende. Come vedete abbiamo la possibilità di interagire con lo stesso. Possiamo cambiare il linguaggio, non mi ricordo quale comando sia. Ok, da qua inglese. Quindi torniamo indietro e abbiamo la possibilità, nel caso in cui ci siano dei file nella memory card, di comandarlo e quindi di muoverlo. Ma in dotazione vengono dati anche degli accessori, quindi alcuni pezzi per incidere, il materiale di montaggio, quindi dei campioncini, la pezzetta per pulirlo, pezzi di acrilico, e qua troviamo anche un lettore di memory card, quindi una penna USB nella quale inserire la micro SD. E allora, ragazzi, ho preso la memory card dell'incisore laser ATZR che già vi ho recensito e che anche quello condivide il 99% delle caratteristiche dei componenti con l'incisore laser della Atom Stack. Quindi proviamo con questo file. Vedete, riesco a comandare il movimento del modulo laser, quindi spostarlo, e posso decidere pure di incidere, quindi posso fare un frame. In questo caso si sposta nel punto in cui io voglio incidere. Ok, dopodiché posso provare anche a dare l'ok per fare l'incisione, quindi diamo play, diamo ok, si sposta nel punto in cui c'è il pezzo da incidere e inizia la sua incisione. In questo caso un taglio di un cerchietto, quindi a che ci siamo facciamoglielo completare, anche se non c'è l'aspiratore acceso.
però se non sbaglio erano 3 passaggi. Comunque mi sto intossicando, facciamo solamente un giro e poi interrompiamo, così vi faccio vedere pure questo tipo di comandi. Da questa parte possiamo metterlo in pausa ed è velocissimo nella messa in pausa, ripremendolo ricomincerà, oppure possiamo anche interromperlo completamente premendo il tastino stop. In questo caso ci chiede conferma, gli diciamo di sì e si interrompe. Mandiamo quindi tutto in home e questo è il cerchietto che abbiamo appena realizzato, quindi si può utilizzare, che tra l'altro già con un solo passaggio aveva quasi tagliato, anzi no, un passaggio e mezzo, perché l'ho interrotto a metà del secondo passaggio. Quindi comodissimo. Se avete un altro display di questo tipo, se volete acquistarlo separatamente dopo aver comprato questo, potete utilizzarlo tranquillamente. Guardiamolo quindi frontalmente e abbiamo il nostro display che si va a posizionare magneticamente nella parte frontale. Ok, ho dato qualche comando essendo touchscreen e basta. Quindi questo è il nostro incisore laser che riesce a lavorare perfettamente. Qua abbiamo inciso il modello, quindi Enjoy Wood A10, praticamente sarebbe come l'Atom Stack A10. Qua abbiamo alcune informazioni che riguardano la sicurezza, alcune caratteristiche. E cosa dire? Vediamo quindi il modulo laser, vediamolo da vicino, vediamo quali sono tutte le caratteristiche di questo modulo. Spegniamo e smontiamolo. Per poterlo smontare, quindi allo stesso modo di come si regola la messa a fuoco, basta girare questo pomellino, staccarlo e questo è il nostro modulo. Da questa parte abbiamo le caratteristiche tecniche, quindi un modulo laser da 10-11 watt ed è vero, avete visto quanto sia potente. Sulla parte bassa abbiamo questo cono che ci permette di convogliare l'aria verso il basso, quindi come se fosse quasi una sorta di air assist. Il vetrino che protegge i nostri occhi, che è possibile rimuovere svitando questa brugola. E questo, come vi dicevo, è l'adesivo che indica il punto in cui il laser va ad incidere, combacia esattamente con il centro dello stesso. L'unica differenza dai moduli laser della Atom Stack quindi è il colore. Anche sul sito del venditore, quindi su Banggood, per il quale vi lascerò il link e spero anche un codice di sconto, vediamo che le caratteristiche tecniche sono praticamente le stesse e cercando Enjoy Wood A10 ci propone anche l'Atom Stack A10, che sono praticamente identici. Guardate l'anteprima, se non fosse per il colore e per questo telaio aggiunto, quindi questo accessorio nella parte frontale, sarebbe praticamente lo stesso incisore, ma il prezzo cambia da 426 a 507 euro. Guardiamo quindi qualche altra caratteristica all'interno, anche se qua il codice è differente perché CL è 10, 60 watt in totale, ma 10 watt di incisore laser, quindi non so se effettivamente è lo stesso oppure se la versione che hanno mandato a me è una versione con caratteristiche superiori. Guardiamo la descrizione, vediamo quindi il modulo che dovrebbe essere lo stesso e vediamo le caratteristiche tecniche riportate. Quindi la macchina può lavorare con una velocità addirittura di 11.000 mm al minuto, 2 volte più veloce rispetto a tantissime altre macchine, però ragazzi effettivamente 11.000 mm al minuto sono un po' troppi, non vi consiglio di utilizzarlo. Il punto laser è piccolissimo, per questo riesce a tagliare e incidere così bene, 0,06 mm, e la precisione è elevatissima, 0,01 mm, l'area di incisione è 410x400 mm al minuto e effettivamente il montaggio, per chi ha esperienza, richiede 5 minuti, 10 minuti al massimo, ma anche per chi non ha esperienza in 10-20 minuti si può montare tranquillamente e si può utilizzare con diversi tipi di programmi. Io consiglio di utilizzare Lightbarn, che si paga circa 50 euro una sola volta e vi dà la possibilità di aggiornare il programma per un anno, ma si può utilizzare anche con laser GRBL e tanti altri programmi sia su Apple che su PC. Ma non vi faccio vedere l'utilizzo con il wifi perché questo ve lo farò vedere alla prossima recensione. E allora ragazzi, quindi questo incisore laser, questo Atom Stack rivestito da Enjoy Wood, oppure questo Enjoy Wood che utilizza tanti componenti compatibili e secondo me di provenienza Atom Stack, effettivamente funziona bene. Abbiamo visto che riesce a tagliare il legno, anche se in alcuni punti abbiamo beccato dei nodi, però dove non c'era il nodo comunque ha tagliato senza problemi, il pezzo si è staccato e caduto autonomamente. Lo stesso per quanto riguarda il cartoncino, senza segni di bruciatura, tagliato in un solo passaggio in pochissimo tempo, entrambi i nomi dei miei figli, e lo stesso per la pelle, quindi è inciso pure sul metallo, ma guardate quanto è preciso, perché il punto laser è da 0,06 e la precisione è 0,01 mm, effettivamente lo rendono quasi infallibile. È perfettamente compatibile con tutti gli accessori dell'Atom Stack, ma anche di altre case produttrici che si sono affiancate a questa scelta di utilizzare ciò che proviene da Atom Stack. Quindi nel caso di ATZR abbiamo utilizzato il display
di AZR compatibile con Atomosat, che di conseguenza è compatibile con Enjoywood. Quindi se comprate questi marchi avete la possibilità di utilizzare a giro tutti i vari accessori spendendo una sola volta, e acquistando questo avete la possibilità di spendere di meno rispetto all'acquisto di un Atomstack originale marchiato proprio Atomstack. Ma ragazzi, è un Atomstack. Enjoywood Atomstack. Ragazzi, non mi rimane a questo punto che lasciarvi il link giù nel primo commento nella descrizione per poterlo vedere sul sito di Banggood, eventualmente comprarlo, sperando di riuscire a ottenere anche un codice di sconto. Quindi vi do appuntamento a tutti i miei prossimi video, ma ricordatevi prima di iscrivervi al canale, mettere mi piace qua giù sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!